Bentornati amici modellisti e non solo, un nuovo appuntamento, questa volta con la pittura di questo vecchissimo kit della Skiff che ho montato nel video precedente e che voglio mostrarvi pitturato, dipinto in questo nuovo video. Come vi dicevo, questo è un modello che ho realizzato qualche anno fa ormai e sul quale ho provato per la prima volta quello che è diventato il mio primer preferito. Ovviamente parliamo dell'Ammo, quello che avete visto in precedenza. Ho utilizzato in questo caso il mio aerografo per dipingere completamente e coprire completamente la superficie sia dello scafo sia della torretta. Mi piace particolarmente questo prodotto perché è di facile utilizzo, si pulisce bene, copre benissimo le superfici ed non è troppo invasivo, possiamo dire così. E inoltre io lavorando in casa non produce degli odori, diciamo anche così, troppo forti o che possano provocare delle brutte esperienze. Quindi è sicuramente un prodotto che vi consiglio. In questo passaggio, come vi dicevo, sto realizzando anche la colorazione dello scafo. È un modello di scala 1.35, voglio ricordarvi, che è quasi un unicum sul mio canale, nonostante ho la cantina piena di modelli scala 1.35 che forse un giorno farò. In questo canale vi ho mostrato per lo più sempre mezzi in piccola scala, anche perché diciamo quello che mi piace di più è realizzare modelli kit scala 1.72, 1.48 o anche più piccoli. Comunque nella descrizione del video vi lascio qualche consiglio che potete diciamo sfruttare se vi piace il genere in scala 1.72 o in scala 1.35 per acquistare direttamente da Amazon. E questo vi ricordo produrrà, questo link dal quale che vi riporto produrrà una piccola commissione che sicuramente insomma mi può aiutare anche per i futuri prossimi acquisti. Inoltre vi riporto anche in descrizione il link dell'aerografo che utilizzo praticamente ormai sempre, che è quello della Galeri, e anche questo oltre a permettervi di avere un piccolo sconto mi permetterà di avere una commissione che sicuramente insomma apprezzo molto. Ma non finisce qui la sorpresa, perché in questo caso ho lavorato con i prodotti della AK. Questi colori che non avevo mai testato sono stati per la prima volta utilizzati. Poi il carro con la mimetica che ho deciso di realizzare, come vi dicevo nel video precedente, ambientato nella recente guerra in Ucraina, è un carro che di base ha un verde russo, quindi di base è un verde compatto che ho semplicemente modificato andando ad aggiungere delle luci. Partendo dalla base di nero, quindi ho lavorato con un colore già piuttosto scuro di base. Anche in questo caso questi prodotti dell'H, che devo dire ho provato solamente in questa occasione, perché comunque volevo testare dei nuovi colori differenti, sono stati molto è andato tutto benissimo, nel senso che comunque come vedete la colorazione è diventata fluida,
è stata una colorazione anche piuttosto semplice, nonostante potete vedere la mole impegnativa di questo carro. La dose che sto utilizzando dell'aerografo in questo caso è una 02. Indubbiamente questo colore è stato giustamente utilizzato anche per lo scafo. Ho cercato di lasciarvi i passaggi piuttosto lunghi. Come vi dicevo nel video precedente, essendo un video tutorial, ho pensato che potesse essere utile per voi che mi seguite sempre, e di questo vi ringrazio sempre e non smetterò mai di ringraziarvi, anche perché la community di questo canale, nato ovviamente per gioco, sta crescendo di giorno in giorno, di mese in mese, nonostante la produzione, come avete visto, di video e di modelli si sia un po' rallentata, ovviamente anche perché la creazione e la realizzazione di un video, ma anche di un modello, mi porta via parecchio tempo. Di fatto per la realizzazione di un kit posso impiegare anche 3, 4, 5 mesi, e per realizzare un video ovviamente cercando di organizzare il tutto al meglio possibile ci metto altrettanto. Quindi sicuramente vi ringrazio per essere sempre presenti sui nuovi video, e anche cerco di lasciarvi degli shorts che possano tenervi massimo per un minuto e mezzo compagnia durante tutto quel procedimento che vado a realizzare, durante quelle altre esperienze modellistiche e non solo che ho piacere di condividere. Come vi dicevo, il secondo colore della AK è stato utilizzato per far cosa? Per andare a modulare. Poi tutti i colori acrilici, in questo caso vedete l'ampia gamma, sono stati utilizzati per andare a realizzare dei contrasti e soprattutto per realizzare le piastre reattive. In questo caso poi è stata utilizzata anche la palette, come mio solito, per la realizzazione di questi passaggi. Per diciamo il giusto riscontro, prima che me lo chiediate, ovviamente vi vado a riportare questi colori della AK, cioè i colori dell'H che ho utilizzato per la base sono in questo caso i Real Color, nel dettaglio sono il Real Color 098 e il Real Color 100. Sono due colori per i carri russi, come vi dicevo, moderni. Infatti Russian Modern Green e Russian Grey Green, che sono stati utilizzati, come avete visto, come base, quello più scuro, quindi questo 098, e il RC100 per le luci. Ve li consiglio perché anche questi si stendono veramente in modo ottimo, hanno una qualità secondo me superiore, anche se diciamo questi spruzzati in casa possono effettivamente avere meglio utilizzarli, ecco, in ambiente più ventilato. Però tutto sommato sono dei colori molto interessanti che ho testato in questa occasione e che insomma mi posso solo che consigliare.
Successivamente, dopo aver appunto, come vi dicevo, realizzato il colore base, mi sono dedicato a tutti quei dettagli quali quel tronco nella parte posteriore del carro, le piastre e tutto questo con diciamo quella gamma di colori acrilici che vi ho fatto vedere, dai Vallejo agli AK agli Taleri, sono state la base per la realizzazione definitiva di tutti quei dettagli, di tutti quei contrasti e di tutti quei colori che vedrete appunto su questo carro. Prendendo spunto da internet, ho visto che quelle piastre laterali di questo carro erano state dipinte nel conflitto appunto attuale in blu e giallo, quelli che sono appunto i colori della bandiera ucraina. E così ho cercato di copiare, prendere spunto purtroppo dalla realtà e dipingere in blu e giallo, come avete visto quei due colori della Vallejo, scusate, ho cercato di dipingere quelle che sono le piastre reattive. Questo mi ha permesso tra l'altro di ottenere un ulteriore contrasto, ulteriori colori su questo verdone scuro russo. È stato molto divertente approcciarmi alla colorazione di questo kit perché diciamo sono uscito fuori dalla comfort zone. Innanzitutto, come vi dicevo, è un carro in 1.35. Considerate, è stato fermo per molto tempo. Volevo realizzarlo da scatola, che come avete visto nel video precedente, se non ve lo ritrovate ve lo riporto io qui sopra e nei commenti, e soprattutto ve lo riporto ovviamente anche nella info box, così non avete scuse, insomma. Ecco, e vi dicevo, questo carro è stato fermo per lungo tempo. Ho passato molto tempo a decidere quale colorazione adottare, se farlo da scatola o meno, e alla fine, purtroppo devo dire, anche con l'inizio della guerra in Ucraina, ho deciso di prendere spunto dai T-64 attualmente impegnati in questa guerra, e quindi diciamo ho cercato di copiare quello che è nella realtà. Successivamente, con una mascheratura, ho visto che utilizzando questo scotch della Nespoli, che devo dirvi è fenomenale in quanto non porta via il colore assolutamente ed è molto semplice da utilizzare, si taglia benissimo, ho utilizzato questa mascheratura, ho fatto questa mascheratura perché nelle foto reali ho visto che oltre appunto avere queste piastre bianche, gialle e blu, c'erano anche delle linee bianche. Queste linee bianche avrei potuto farle ovviamente manualmente, ma ho deciso di utilizzare l'aerografo. Quindi altra cosa che fino adesso non avevo mai provato, delle mascherature per la realizzazione di righe e per altri dettagli. Quindi ho deciso di lavorare in questo caso con l'aerografo, che dopo qualche piccolo problemino iniziale di diluizione con il bianco ho poi diciamo utilizzato per la realizzazione di queste righe che appunto state vedendo in questo passaggio. Diciamo che ci è voluto molto di più per mascherare che per la realizzazione vera e propria di questo passaggio, un passaggio che diciamo mi ha reso il mezzo ovviamente più vicino a quello che era la realtà, purtroppo, ripeto sempre, della guerra attuale.
Questi passaggi sono stati dei passaggi e questa colorazione è una colorazione che mi ha portato via qualche ora, in quanto essendo un carro anche piuttosto grande rispetto a quelli che siete abituati a vedere sul mio canale, mi ha portato via maggior tempo a decidere dove inserire luci, ombre, a variare maggiormente ovviamente con i pennelli, le varie piastre, e quindi è stato molto divertente. Sicuramente è stato un ottimo spunto per realizzare un qualcosa di differente, ma la realizzazione del carro e poi anche del video ovviamente ne hanno un po' risentito. Ok, vi ho lasciato, come vi dicevo, anche quasi il passaggio completo per la realizzazione di queste bande bianche. Finalmente, dopo, come vi dicevo, aver lavorato per le mascherature, la realizzazione di queste bande, è arrivato il momento di rimuovere le mascherature stesse e vedere che cosa avessi combinato. E devo dirvi, per fortuna non ho dovuto riprendere troppo quei contorni che potevano venire sicuramente peggio, quindi diciamo sono stato abbastanza contento del risultato, e grazie a queste mascherature devo dirvi non ho neanche macchiato troppo il resto della superficie, quindi bene così. Ovviamente qualora vedeste doveste vedere appunto dei problemi, potrete riprendere tranquillamente con il colore acrilico quei bordi o comunque quelle zone che purtroppo con l'aerografo si potrebbero comunque eventualmente macchiare di quel colore che in realtà lì non deve andare. Quindi sicuramente è anche facile recuperare, finché appunto siete in questi passaggi, recuperare se effettivamente vi trasborda un pochino il colore. In questo caso sono stato anche, ahimè, fortunatamente molto abbastanza diciamo preciso, e quindi il ritocco è stato molto leggero, solamente in alcune piccole zone. Gli ultimi dettagli poi sono stati realizzati, quali appunto il mitra in torretta, i fari, altri dettagli che compongono questo carro, e la colorazione di fatto si è conclusa così, in questo modo. Ora vi lascio sicuramente le foto della realizzazione della pittura, e poi nel prossimo passaggio vi farò vedere anche l'invecchiamento di questo kit. Per ora è tutto, io vi auguro buon modellismo e ci sentiamo per il prossimo video. Buon modellismo a tutti ragazzi, e ricordate sempre, modellate e realizzate i vostri modelli, perché non dovete farli accumulare, ma li dovete realizzare, e anzi
Sarei curioso di vedere i vostri modelli, quindi se volete potete inviarmi una mail con i vostri modelli oppure scrivetemi direttamente sugli altri social che trovate sempre. Buon modellismo a tutti!